Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e nel video di oggi andremo a realizzare insieme questa copertina all'uncinetto. È un modello adatto anche ai principianti dell'uncinetto, poiché andremo ad utilizzare solamente i punti base, maglia bassa, catenella e maglia alta. La copertina viene realizzata in due colori che vanno ad alternarsi ad ogni giro di lavorazione, ma per chi lo desidera è possibile replicarla anche con un solo colore. Il punto è ovviamente reversibile, quindi abbiamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra del nostro progetto. Ho aggiunto poi una bordatura estremamente semplice per non togliere bellezza alla parte centrale del progetto, ma che soprattutto può essere realizzato su un numero qualsiasi di maglie. Potrete quindi replicare la copertina andando a variarne le misure in base a quelle che sono le vostre esigenze, rispettando solamente il numero di catenelle di base che vedremo tra poco insieme. La mia copertina misura 110 x 110 cm e ho utilizzato 400 grammi per ciascun colore. Perché questi colori un po' inusuali e soprattutto queste misure non proprio classiche? Perché questa copertina è stata realizzata per partecipare ad un'iniziativa di beneficenza, dove erano richieste copertine di questa determinata misura e lavorate totalmente in filato acrilico. L'iniziativa si chiama Una carezza per Elisa ed è aperta a chiunque voglia partecipare. I volontari, insieme a tantissime associazioni, raccolgono tante coperte e copertine da donare ai reparti pediatrici di diversi ospedali. Potete realizzare e donare le vostre copertine all'uncinetto seguendo pochissime indicazioni. Le copertine possono essere lavorate con qualsiasi texture e in qualsiasi colore, oppure potete realizzare tante piastrelle all'uncinetto che verranno poi assemblate per realizzare delle coperte. Vi lascio tutte le informazioni e i contatti della volontaria che si occupa di raccogliere le copertine nel box informazioni subito sotto il video. Come vi ho anticipato, per questo progetto ho utilizzato 400 grammi di filato per ciascun colore. In particolare ho utilizzato il filato Bravissimo, un 100% acrilico del marchio Tessiland. Ciascun gomitolo pesa 50 grammi ed ha una resa di circa 150 metri. Come colore ho scelto l'ocra e il bianco, che ho lavorato con un uncinetto numero 5, così da ottenere un effetto super morbido. Andiamo quindi a vedere insieme come realizzare questo progetto attraverso un piccolo campione dove vi mostrerò l'esecuzione del punto e ovviamente come realizzare il bordo. Per realizzare il punto della copertina dobbiamo andare ad avviare un certo numero di catenelle di base che sia multiplo di 2 più 1. Dobbiamo quindi avere un numero di catenelle pari e alla fine andare ad aggiungere una catenella in più. E dobbiamo avviare il nostro progetto utilizzando il filato del colore meno dominante, cioè quello che rimarrà in forma più piccola tra i nostri punti. Nel mio caso si tratta del filato di colore bianco. Per la mia copertina definitiva ho avviato in totale 156 catenelle, che è un perfetto numero pari, e ho poi aggiunto una catenella in più, quindi un totale di 157 catenelle di base. Per mostrarvi il punto vado a realizzare un campione composto da 27 catenelle. 26 è un numero di catenelle pari alle quali aggiungo una catenella in più. Fatto quindi il cappio al mio filo, vado ad avviare 27 catenelle. Completate le mie 27 catenelle per aiutare soprattutto i principianti a comprendere i passaggi successivi. Sull'ultima catenella lavorata, la numero 27, vado a porre un marcatore, così da ricordare qual è l'ultima catenella che ho lavorato per il mio multiplo. Vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto che non va a sostituire alcun punto,
e torno ora nella catenella che avevo segnato con il marcatore, che per me era la catenella numero 27. Entro in questa catenella e vado ad eseguire un punto basso. Dopodiché rimuovo il mio marcatore e lo vado a porre sul punto basso lavorato. In questo modo ho segnato la prima maglia di questo giro e mi sarà molto utile quando dovrò eseguire il secondo giro di lavorazione. Fatta la nostra maglia bassa, realizziamo una catenella, saltiamo la catenella successiva e nella seguente lavoriamo un punto basso. Creando così un piccolo spazio tra le nostre maglie basse. Per tutto questo giro dobbiamo ripetere questa sequenza di punti. Lavorata una maglia bassa, facciamo una catenella, saltiamo un punto sulla base e nel successivo lavoriamo un punto basso. Catenella, saltiamo la catenella successiva e nella seguente un punto basso. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare agli ultimi punti del nostro giro. Se abbiamo lavorato correttamente al termine del giro, dovremo saltare la penultima catenella e nell'ultima andare ad eseguire l'ultimo punto basso. Realizzo la catenella, salto la penultima e nell'ultima catenella disponibile entro per realizzare un punto basso. Prendo il filo, lo porto attraverso, ma non vado a chiudere il punto con il filo di colore bianco. È arrivato il momento di fare il cambio colore. Prendo il filo con il nuovo colore e lo pongo direttamente sull'uncinetto e con questo vado a chiudere il mio ultimo punto basso. In questo modo ho già cambiato il colore per eseguire il secondo giro di lavorazione. Lasciando da parte il filo di colore bianco, comincio il secondo giro realizzando 2 catenelle. Queste 2 catenelle non sono di supporto, vanno infatti a sostituire un punto alto. Una volta realizzate, volto il lavoro. Prima di proseguire, vado a tagliare il filo di colore bianco. Ne lascio quanto basta per poter realizzare un nodino tra i 2 fili di colore diverso. Faccio scorrere il nodo il più vicino possibile alla mia lavorazione. Dopodiché, per sicurezza, ne realizzo un secondo. Davanti a noi abbiamo ora una serie di maglie basse separate da una catenella che va a formare un piccolo spazio tra un punto basso e l'altro. All'interno di questo spazio, passando sotto la catenella, dobbiamo andare a lavorare 2 punti alti. Carichiamo quindi il filo sull'uncinetto, passiamo sotto la catenella, tra le 2 maglie basse, prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto. Ricarichiamo il filo e all'interno dello spazio lavoriamo un secondo punto alto. Ottenendo questo risultato. Per tutto questo giro, all'interno di ciascuno spazio tra le nostre maglie basse, dobbiamo lavorare 2 punti alti. Passiamo quindi direttamente allo spazio successivo. Carichiamo il filo, passiamo sotto la catenella e vi lavoriamo 2 punti alti. Ripetiamo lo stesso passaggio nello spazio successivo.
Proseguiamo in questo modo, lavorando 2 maglie alte all'interno di ciascuno spazio sotto la catenella, fino ad arrivare al termine del nostro giro. Lavorate le ultime 2 maglie alte nell'ultimo spazio disponibile, dobbiamo andare a completare questo giro, realizzando una maglia alta sull'ultimo punto basso presente. Il marcatore che avevamo posto sulla prima maglia bassa del giro precedente adesso ci mostra qual è l'ultimo punto di questo giro sul quale lavorare il nostro punto alto. Andiamo a rimuovere il marcatore e sulla maglia che avevamo segnato iniziamo a lavorare un punto alto. Entriamo all'interno, prendiamo il filo e chiudiamo le prime 2 asole. Per concludere il punto alto dobbiamo caricare il filo e chiudere le ultime 2 asole insieme. Per fare questo passaggio prendiamo nuovamente il filo di colore bianco, quindi andiamo ad eseguire il cambio colore. Riprendiamo il filo di colore bianco e lo poniamo sull'uncinetto e con questo chiudiamo il punto alto. Abbiamo così completato questo giro e siamo pronti a cominciare il giro successivo poiché abbiamo già realizzato il cambio colore. Il nuovo giro comincerà realizzando una catenella di supporto. Dopodiché voltiamo il lavoro. Prima di proseguire andiamo a tagliare questo filo e blocchiamo il tutto con un doppio nodo, esattamente come avevamo fatto al primo cambio colore. In questo giro di lavorazione ripeteremo gli stessi passaggi che abbiamo eseguito nel nostro primo giro, quello composto da maglie basse e catenelle, ovviamente facendo una piccola variazione. Sul primo punto che ci si presenta, che corrisponde anche all'ultima maglia alta lavorata, andiamo ad eseguire un punto basso e realizziamo una catenella. Davanti a noi abbiamo ora delle maglie alte divise a gruppi di 2. Questo è il primo gruppo, questo è il secondo, questo è il terzo e così via. Tra un gruppo e l'altro si è formato un piccolissimo spazio. Questo qui che vado ad allargare con il dito. All'interno di questo spazio dobbiamo lavorare un punto basso. Fatta quindi la nostra catenella, con l'uncinetto passo all'interno dello spazio, sotto le mie maglie, prendo il filo e lavoro un punto basso. Come nel primo giro di lavorazione, fatta una maglia bassa, realizziamo una catenella e andiamo a ripetere lo stesso passaggio. Andiamo sotto questo spazio e vi lavoriamo un punto basso, ottenendo questo risultato. Dopo ogni maglia bassa dobbiamo sempre fare una catenella e passare allo spazio successivo dove realizziamo un nuovo punto basso. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al termine del nostro giro. Una volta lavorata una maglia bassa tra gli ultimi 2 gruppi di maglie alte, dobbiamo andare a completare questo giro. Realizzo come sempre una catenella e l'ultimo punto del mio giro sarà un punto basso che andrà lavorato qui, sulla seconda catenella, quella più in alto, delle 2 catenelle che avevamo realizzato nel giro precedente, quelle che andavano a sostituire un punto alto. Quindi conto 1 e 2 catenelle, entro nella catenella più in alto, prendo il filo come per realizzare un punto basso. Avrete già capito che dobbiamo eseguire un nuovo cambio colore. Quindi per completare la nostra maglia bassa, lasciamo da parte il filo di colore bianco, prendiamo il nuovo filo e andiamo a completare il nostro punto. Questo sarà il risultato al termine dei nostri primi giri di lavorazione. Tutta la nostra copertina non è altro che una ripetizione dei passaggi che abbiamo visto con il filo di colore ocra e con il filo di colore bianco. Il prossimo giro comincerà esattamente come il nostro secondo giro di lavorazione. Faremo 2 catenelle che sostituiranno un punto alto e nello spazio
Qui, tra un punto basso e l'altro, andremo ad eseguire le 2 maglie alte. Le maglie alte vanno sempre lavorate nello spazio sotto la catenella che abbiamo eseguito nel giro precedente. Al termine del giro andremo poi a lavorare un punto alto singolo sull'ultima maglia bassa presente. Dobbiamo però ricordare che l'ultima maglia alta del giro andrà completata eseguendo un cambio colore. Le ultime 2 asole del punto andranno infatti chiuse riprendendo il filo di colore bianco. Così saremo pronti a ripetere i passaggi che abbiamo appena visto in quest'ultimo giro. Per tutta la nostra copertina non dovremo quindi far altro che alternare questi 2 giri di lavorazione finché non avremo raggiunto la misura desiderata. Il nostro ultimo giro dovrà essere quello composto da maglie basse e catenelle alternate. Dopodiché passeremo ad eseguire il giro di perimetro o scontorno della nostra copertina. Continuate quindi a lavorare la vostra copertina alternando i 2 giri, mentre io proseguo nella realizzazione del mio campione. Una volta completato l'ultimo giro di lavorazione composto da maglia bassa, catenella e maglia bassa di colore bianco, prima di passare all'esecuzione del giro di perimetro, devo ovviamente andare a nascondere tutti i fili che si sono creati con il cambio colore. Vado però prima a completare definitivamente la mia lavorazione allungando l'asola, sfilando l'uncinetto, taglio il filo e sfilo direttamente la mia asola. Per nascondere questi fili all'interno del lavoro, per prima cosa vado a controllare che tutti i nodi che ho realizzato siano stabili, cioè che non vadano a sciogliersi man mano che nascondo i fili. Per fare questo prendo la mia lavorazione e tiro ciascun filo. Dove noto che il nodo non è stabile, lo vado a ricreare. Solitamente faccio sempre un doppio nodo per ogni coppia di filo. Dopodiché, utilizzando un ago, vado a portare questi fili all'interno del lavoro, cercando di seguire i vari colori. Se ad esempio avete utilizzato più di 2 colori, dovrete far combaciare ogni filo all'interno della riga del colore corrispondente, così da mimetizzare il più possibile il tutto. Ad esempio, se devo nascondere un filo di color ocra, lo farò passare all'interno delle maglie del colore corrispondente. E ovviamente farò la stessa cosa con il filo di colore bianco. Per nascondere al meglio i fili potreste dover voltare il pannello, la vostra copertina, per trovare i punti più definiti sotto i quali andare a nascondere tutte le vostre codine. Proseguiamo in questo modo, andando a nascondere tutti i fili all'interno del lavoro. Per realizzare il giro di perimetro o scontorno, partiamo da una delle maglie basse che abbiamo realizzato qui, nel nostro ultimo giro di lavorazione. Entriamo sopra la maglia bassa e poniamo sull'uncinetto un cappio fatto con il filo dello stesso colore con il quale abbiamo eseguito i giri di lavorazione a punto alto e portiamo il filo attraverso. Blocchiamo il tutto come se volessimo realizzare una catenella. Ci siamo agganciati con il nostro filo sopra il punto basso, quindi davanti a noi abbiamo la catenella e lo spazio sottostante. Andiamo sotto la catenella nello stesso spazio dove lavoravamo i punti alti, solo che questa volta eseguiamo un punto basso. Sopra il punto basso lavoriamo un punto basso e il successivo lo lavoriamo nello spazio sotto la catenella. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo del nostro progetto. Al termine del giro, l'ultimo punto che ci si presenta è una maglia bassa. Su questa maglia bassa andiamo a lavorare una sequenza di punti. Maglia bassa, 2 catenelle, ruotiamo leggermente il pannello e nello stesso punto lavoriamo un'altra maglia bassa. Il nostro angolo sarà quindi composto da maglia bassa, 2 catenelle e un punto basso. Davanti a noi ora abbiamo questa sequenza di punti.
2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, un punto basso, fino ad arrivare all'angolo opposto. Le 2 catenelle sostituivano un punto alto e tra questo e le 2 maglie alte successive c'è un piccolo spazio, questo qui. All'interno di questo spazio andiamo a lavorare 2 punti bassi. Giriamo infatti intorno alle nostre 2 catenelle. Davanti a noi abbiamo ora un punto basso. Dobbiamo entrarvi esattamente al centro con il nostro uncinetto e anche qui lavorare una maglia bassa. Abbiamo poi 2 catenelle. Come prima vi giriamo intorno e nello spazio sotto di esse lavoriamo 2 punti bassi. Lavoriamo 2 maglie basse nello spazio sotto le catenelle e una maglia bassa al centro del punto basso fino ad arrivare all'angolo opposto. Anche in questo caso l'ultimo punto sul nostro angolo sarà una maglia bassa, all'interno della quale dobbiamo eseguire la nostra sequenza di punti. Entriamo nel punto basso e vi lavoriamo maglia bassa, 2 catenelle e ruotiamo il pannello nello stesso punto. Andiamo a lavorare la seconda maglia bassa. Davanti a noi adesso abbiamo tutte le catenelle con spazi e maglie basse che abbiamo lavorato all'inizio del nostro progetto. Quando abbiamo una catenella singola e lo spazio sottostante, entriamo nello spazio e vi lavoriamo un punto basso. Nel punto successivo abbiamo una catenella dalla quale nasce un punto basso. Entriamo qui, all'interno della nostra catenella e lavoriamo una maglia bassa. Abbiamo uno spazio, quindi vi passiamo sotto, punto basso. Il successivo all'interno di questa catenella. E proseguiamo in questo modo fino ad arrivare all'angolo opposto. Sull'ultima maglia bassa disponibile ripetiamo la nostra sequenza di punti. Maglia bassa, 2 catenelle e un punto basso. Davanti a noi abbiamo ora la stessa sequenza di punti che abbiamo visto sull'altro lato del nostro progetto. Maglia bassa, 2 catenelle maglia bassa e così via per tutto il lato. Dobbiamo ripetere esattamente gli stessi passaggi. Quindi sotto le 2 catenelle lavoriamo 2 maglie basse. Sopra la maglia bassa lavoriamo un punto basso, 2 maglie basse sotto le 2 catenelle e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare qui, al nostro ultimo angolo. Sull'ultima maglia bassa disponibile lavoriamo maglia bassa, 2 catenelle maglia bassa e proseguiamo lavorando su questi punti esattamente come abbiamo fatto all'inizio del nostro giro di perimetro. Quindi lavoriamo maglia bassa su maglia bassa e un punto basso nello spazio sotto ogni singola catenella e proseguiamo in questo modo fino all'ultimo punto disponibile. Dopodiché vediamo insieme come completare questo giro di perimetro o scontorno. Lavorata l'ultima maglia bassa, andiamo a concludere questo giro di lavorazione realizzando una chiusura invisibile con ago. Allunghiamo la nostra asola e sfiliamo l'uncinetto. Tagliamo il filo e lo poniamo su un ago. Qui alla nostra sinistra abbiamo 2 punti. Quello con il quale ci siamo agganciati con il nuovo filo, bloccando il tutto, e la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato. Con il nostro ago dobbiamo entrare da dietro sotto la prima maglia bassa completa, in questo modo, e portiamo il filo con noi. Dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato e con l'ago passiamo esattamente nel mezzo, tra le 2 costine che compongono il punto, e portiamo il filo con noi.
Portando il nostro filo avanti e indietro in questo modo, abbiamo creato la parte superiore del primo punto con il quale ci siamo agganciati per eseguire il giro di perimetro. E vedete che la nostra chiusura è perfettamente invisibile. Andiamo ora a bloccare i fili restanti all'interno del lavoro. Una nota importante: poiché potreste utilizzare un filato differente rispetto al mio, potrebbe essere necessario per alcuni di voi aumentare il numero di maglie basse da lavorare sotto le 2 catenelle. Se notate che le maglie rimangono troppo tese e c'è troppo spazio tra un punto e l'altro, potete ad esempio lavorare 3 maglie basse nello spazio sotto le 2 catenelle laterali. Come sempre dovete controllare voi se il numero di maglie è sufficiente ad eseguire un bordo che risulti omogeneo, quindi senza avere maglie troppo tese o maglie troppo morbide, a seconda della tipologia di filato che andate ad utilizzare e ovviamente in base alla vostra mano di lavorazione. Realizzato un nuovo cappio con il nuovo filo, lo sfilo dall'uncinetto e con l'uncinetto vado ad entrare in una maglia qualsiasi a mia scelta. Pongo il cappio sull'uncinetto e lo porto attraverso. E vado poi a bloccare il tutto. Questo bordo si compone di una variante del punto basso. Potete quindi andare ad eseguirlo su qualsiasi progetto all'uncinetto, poiché non richiede un numero minimo di maglie per essere eseguito. Per prima cosa rientriamo esattamente nello stesso punto con il quale ci siamo agganciati con il nuovo filo. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso, come a voler eseguire un punto basso. Prendiamo l'uncinetto e lo facciamo ruotare in senso antiorario. In questo modo si creerà così una torsione del nostro punto. Prendiamo il filo e andiamo a chiudere il punto basso. Passiamo al punto successivo. Entriamo, prendiamo il filo, ruotiamo l'uncinetto in senso antiorario. Dopodiché prendiamo il filo e chiudiamo il punto. Vediamolo insieme ancora una volta. Punto successivo, prendiamo il filo, giriamo in senso antiorario, prendiamo il filo e chiudiamo il punto. Procediamo in questo modo fino ad arrivare alle 2 catenelle che abbiamo realizzato nel nostro angolo. Quando arriviamo alle 2 catenelle presenti nell'angolo, nello spazio sotto di esse dobbiamo lavorare 2 maglie basse seguendo i passaggi che vi ho mostrato. Quindi vado nello spazio sotto le 2 catenelle, prendo il filo, ruoto, punto basso e sempre nello stesso spazio lavoro un secondo punto. Dal punto successivo lavoro normalmente una maglia bassa, ripetendo gli stessi passaggi. Dobbiamo proseguire ora lavorando una maglia bassa rovesciata fino ad arrivare all'angolo opposto. Sotto le 2 catenelle andremo a lavorare 2 punti bassi seguendo i passaggi mostrati. Proseguiremo con una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare alle 2 catenelle dove andremo a lavorare sotto lo spazio sempre 2 punti. Una maglia bassa rovesciata su ciascun punto e sempre qui sotto le 2 catenelle presenti nell'angolo, nello spazio, lavoriamo 2 punti. Proseguiamo poi con le nostre maglie basse rovesciate fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro, che andiamo come sempre a concludere insieme. Per mimetizzare e nascondere il più possibile l'inizio e la fine del nostro giro di bordo, andiamo a lavorare una maglia nello stesso punto dove abbiamo realizzato la prima. Quindi rientro nella stessa maglia e vi lavoro un punto basso rovesciato.
Dopodiché vado ad allungare l'asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Dopo aver sfilato la nostra asola, con il nostro ago dobbiamo passare al di sotto di tutte le maglie che abbiamo lavorato, procedendo da destra verso sinistra. Blocchiamo il filo facendo un piccolo nodino e nascondiamo ancora un po' di filo sotto le maglie successive. Una volta nascosti e tagliati tutti i fili in eccesso, il nostro progetto è completato. Ovviamente tutte le spiegazioni e i passaggi che vi ho mostrato sul campione sono quelli che ho ripetuto per realizzare la mia copertina. Spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato per voi un buon spunto creativo. Ovviamente voi potrete replicare il tutto con il filato che preferite. Come vi ho anticipato, io ho utilizzato un 100% acrilico perché era quello che mi veniva richiesto per poter partecipare con la mia coperta all'iniziativa Una carezza per Elisa. Vi ricordo che trovate tutte le informazioni per partecipare, se lo desiderate, a questa iniziativa nel box informazioni subito sotto il video. Sperando quindi che questo progetto vi sia piaciuto, vi invito a farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video, e se ne avrete ovviamente piacere vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdervi tutti i miei prossimi video tutorial. Perciò con la mia copertina vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!